Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi vi parlo di un argomento abbastanza interessante, molti di voi me l'hanno chiesto, per quello che riguarda l'NDE, per quello che riguarda il giudizio della nostra vita terrena dopo la morte, quindi come verremo giudicati e come saremo eventualmente puniti se c'è una punizione. Allora, innanzitutto iscrivetevi al canale, per cortesia mettete un bel like, è gratuito e a me aiuta a crescere nelle classifiche di YouTube e mi dà la possibilità di potervi portare ancora nuovi video. Mi raccomando, una premessa che può sembrare noiosa ma non lo è, scusate un po' il fiatone, sono un po' raffreddato. Comunque, la premessa è che ovviamente, oltre a tanti che mi ringraziano, tanti di voi che mi scrivono e che a mia volta ringrazio per il supporto, ci sono anche quelli che insultano e che deridono. Ovviamente parlare di questi argomenti è sempre estremamente difficile. Poi ci sono i fanatici religiosi. Attenzione, che io sono un credente con molti dubbi, come tutti, nonostante abbia assistito nella mia vita a cose veramente eccezionali, però questo non aiuta, cioè essere fanatici, essere schematici, inquadrati in una religione, non aiuta a capire esattamente la religione stessa. Addirittura dei casi di NDE sono citati nella Bibbia, nei Vangeli, per cui se è anche vero che fu detto che i morti restavano morti, poi Gesù è risorto e con la sua risurrezione ha sconfitto la morte per noi tutti. Per chi fosse un credente, questo è il segno che da quel momento i tempi sono cambiati e i morti non restano più morti in attesa di una risurrezione che non si sa mai. Per ognuno di noi la fine del mondo è il momento in cui muore, la fine del mondo fisico, ovviamente. Arriviamo anche a come saremo giudicati nella vita dopo la morte. Avete mai sentito la frase stavo per morire e mi è passata tutta la vita davanti? Ecco, questa frase è estremamente vera. Così ci riportano tutte le testimonianze di chi ha per qualche minuto, per qualche secondo, per qualche ora addirittura vissuto la morte fisica e quindi è stato nell'aldilà e ci ha riportato queste testimonianze. Innanzitutto noi dobbiamo smetterla di giudicare queste cose che poco conosciamo con i parametri terreni, con i nostri parametri della vita quotidiana, della vita terrena. Il primo parametro che non dobbiamo calcolare è il tempo. Senza arrivare, per esempio, a parlare della vita dopo la morte, ma parlando già solo delle OBE, cioè delle esperienze fuori dal corpo, che possono succedere, ormai è una cosa risaputa, è una cosa anche scientificamente comprovata, possono succedere queste proiezioni della nostra coscienza, della nostra anima, del nostro spirito al di fuori del corpo umano. Anche chi ha solo avuto questo tipo di esperienze vi chiarirà esattamente che non esiste il tempo nell'esperienza spirituale o nell'esperienza non fisica della vita. Il tempo è sempre presente ed ha una valenza diversa, non c'è lo scorrere del tempo come noi abbiamo adesso, non c'è un ieri, un oggi e forse un domani, c'è un adesso, costantemente adesso. Una delle capacità, difatti, di chi ha avuto esperienze di vita dopo la morte o di OBE è quella di potersi spostare esattamente con il pensiero, cioè pensare un luogo ed essere lì in quel luogo in quell'esatto momento, pensare una persona e essere vicino a quella persona in quell'esatto momento. Quindi questa è una cosa che va chiarita assolutamente per fare il passaggio successivo. Quindi non giudicate, non vi arrabbiate, non contestate in maniera violenta quello che sto per dirvi per due motivi. Uno, perché i nostri parametri di peccato o di punizione o di reato nella vita terrena è ben diversamente valutato e ben diverso nella vita post terrena.
Quindi non ci sarà una giustizia dopo la morte fisica? Sì, ci sarà una specie di giustizia, ma è diversa da quella che noi intendiamo. Non c'è quello che ci frusta nella schiena. Sia chiaro questo fatto. Saremo noi stessi i primi giudici di noi stessi. Quindi arriviamo al fatto che ci scorrerà la vita, tutta la vita che abbiamo avuto fisicamente davanti agli occhi. C'è chi ha anche qua ci sono due cose, c'è chi ha una visione prima di morire veloce della propria vita, di momenti più intensi o dei ricordi, chiamiamoli così, più eclatanti, e questa è una fase. Ma la vera fase del giudizio avviene dopo la vera morte fisica, quando si è davanti all'essere di luce. Chiamatelo Dio, chiamatelo spirito, chiamatelo quello che volete voi, può essere anche solo un angelo, non è il Dio del tutto, ma è questo essere di luce e di amore che ci avvolge e ci permette di vedere la nostra vita come un ologramma a 360 gradi. E qua viene appunto il discorso più difficile. Allora, quando saremo al cospetto dell'essere di luce che ci avvolgerà e ci permetterà di vedere la nostra vita come un ologramma a 360 gradi, avverrà anche una cosa molto importante. Questo ci viene detto dalle testimonianze. Una delle testimonianze più forti e veraci sarà quella che sto preparando, che vi racconterò in un prossimo video, che sto cercando di condensare, forse dividerò in 2 video, che è quella di Brinkley, l'uomo morto 2 volte, e che ha avuto tutte e 2 le volte esperienza di NDE, e non solo, lo scopriremo però in un prossimo video. Quindi noi ricominceremo a vedere la nostra vita, quello che abbiamo fatto fin dall'infanzia. Quello che sarà il fatto eclatante è che noi non solo proveremo quello che noi abbiamo vissuto, ma quello che le persone e gli animali con cui abbiamo interagito hanno vissuto. Per esempio, durante una lite proveremo esattamente il dispiacere, la rabbia, il rimorso, il dolore della persona con cui stavamo litigando. Quindi se abbiamo fatto soffrire delle persone durante la nostra vita, sentiremo tutto il loro dolore, sentiremo esattamente quello che hanno provato, sia esso dolore psicologico, sia esso dolore fisico. Capite che questo ci permetterà di giudicarci e quindi di scegliere i tipi di cambiamenti che dovremo effettuare in questa nuova vita, perché nella nuova vita, nella vita oltre la vita, chiamiamola così, continueremo a crescere, ad imparare e accumulare esperienze. Una cosa che è certa è che se noi non avremo fatto determinate esperienze o non avremo fatto una vita più corretta, più dedita all'amore, all'apprendimento, alla conoscenza, non riusciremo a avere un passaggio spirituale più alto, quindi resteremo a un livello più basso dove dovremo lì impegnarci per migliorare, per cambiare le cose che abbiamo sbagliato durante la nostra vita fisica. Quindi questo sarà il nostro, tra virgolette, inferno o purgatorio, chiamatelo come dir si voglia. Un'altra cosa che abbiamo preso, di cui ve ne parlerò con calma perché devo prepararla bene, perché è una cosa che può anche sconvolgere qualcuno che seguirà questi video, è che qualche persona estremamente malevola, chiamiamola così, o che ha estremamente sbagliato nella vita, ha avuto delle NDE negative. E le NDE negative sono date dal fatto che noi non siamo pronti ad affrontare la vita dopo la morte, e quindi saremo talmente chiusi noi stessi e talmente in rifiuto nei confronti di questo nuovo tipo di vita che ci creeremo un nostro e proprio inferno personale. Ecco perché durante la vita non solo dobbiamo dimostrare amore e disponibilità nei confronti degli altri, ma soprattutto un'apertura mentale e una capacità di cercare di comprendere, di imparare per poter essere più pronti e elevarci più spiritualmente possibile quando saremo nella vita oltre la vita. Quindi ecco qua che è un po' spiegato. Ho cercato un po' di semplificare perché ovviamente anche qua il video diverrebbe molto lungo e non so se tutti apprezzano di video lunghi, anzi scrivetemelo qua scrivetemi sotto nei commenti se volete che i video siano più lunghi e quindi più dettagliati,
oppure se preferite che gli argomenti siano più condensati, eventualmente portare più video sullo stesso argomento o su argomenti paralleli. Quindi cercherò anch'io di migliorare, perché trasmettere conoscenze sull'NDE è estremamente difficile, oltre che può portare, come abbiamo detto, a malintesi, quindi a offese, insulti, ridicolizzazioni, mentre è un argomento molto interessante e molto serio, che molti scienziati si stanno applicando a questa ricerca, perché può essere un futuro dell'umanità, e inizieremo a vederlo proprio nel racconto di questo signore che è morto 2 volte, che ha portato anche delle innovazioni tecnologiche al nostro modo di vivere terreno. Andando avanti, quindi il nostro giudizio sarà dato praticamente per la maggior parte da noi stessi. L'essere di luce che ci avvolge ci aiuterà ad essere i più obiettivi possibili, ma non ci giudicherà assolutamente. Noi stessi saremo talmente impressionati dal dolore che abbiamo inflitto agli altri durante una lite, durante una cattiveria, o per averli ignorati o per non avergli dato la giusta considerazione, che ci sentiremo così afflitti e così doloranti, perché vivremo le loro stesse afflizioni, i loro stessi dolori, che ovviamente accetteremo il fatto magari di non elevarci in quel momento spiritualmente come vorremmo, come ambiremo in quel momento, ma di passare poi gratamente ai livelli spirituali più alti man mano che faremo delle esperienze in questo stato di vita. Spero con questo di avervi chiarito un pochino il fatto del giudizio, e non me ne vogliano i vari religiosi, i vari credenti delle varie religioni, ma questo è quanto ci è riportato, queste sono le testimonianze che ci hanno portato chi hanno vissuto questo tipo di esperienze. Quindi prendete sempre queste cose un attimino col beneficio di inventario, ci possono essere delle variazioni e ancora molto non sappiamo, quindi è questo quanto sappiamo fino ad ora. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete il video, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno.